Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi voglio parlare con voi con una di quelle che reputo essere una delle piste più belle, emozionanti ma al tempo stesso pericolose del mondo. Stiamo parlando ovviamente del circuito del Nürburgring. Una delle cose belle del circuito del Nürburgring è la facilità con cui basta acquistare un giro di pista, entrare e divertirsi. Infatti nelle giornate a tema chiamate Touristenfahrten basta semplicemente andare alla cassa, acquistare il numero di giri che si vogliono percorrere e in cambio viene data una tessera che viene beggiata ogni volta che si vuole entrare in pista. Ogni giro costa dalle 25 alle 30 euro in questa tipologia di eventi. Quindi come potete capire fare un singolo giro di pista, quindi 21 km del famoso Nürburgring a 25 euro sembra un prezzo molto ragionevole. Lo è, però bisogna pensare che se qualcosa dovesse andare storto, la situazione potrebbe diventare piuttosto costosa. Infatti, come vi ho accennato all'inizio del video, il Nürburgring è una delle piste più pericolose al mondo. Non giriamoci intorno. Ogni anno ci sono tanti incidenti e talvolta, ahimè, ci sono anche incidenti mortali. Ciò è dovuto dalla semplicità con cui si può entrare in pista. Infatti non è molto difficile trovare gente che fa un giro di pista con il furgone aziendale, una semplice utilitaria, una moto, carro funebre, sì, c'è anche chi l'ha fatto con quello. Quindi bisogna stare attenti quando si va al Nürburgring, perché sì, ci sono tante persone che hanno molte esperienze in pista, però al tempo stesso ci sono un sacco di neofiti che vanno in pista giocando senza pensare al fatto che si è dentro un autodromo, un posto che per noi appassionati è divertente quanto pericoloso se ci pensiamo. E quindi nel video di oggi vi voglio dire quanto può costarvi se, io spero di no, se vi dovesse capitare di fare un incidente al Nürburgring. Se siete dei neofiti e avete intenzione di andare al Nürburgring, tenetevi bene in mente, non pensate a prendervi i tempi in pista, perché ciò vi può portare ad essere ancora più competitivi e dimenticarvi del rischio che c'è nel guidare in questo circuito. Infatti, una delle cose che mi ha impressionato di più la prima volta che sono stato dentro quella pista è il fatto che praticamente quasi tutte le curve sono cieche. Tu entri dentro la curva e in quel momento non sai cosa c'è dopo. Una delle cose che mi spaventa di più del Nürburgring sono le macchie d'olio, perché centinaia di macchine percorrono la pista ogni giorno e purtroppo spesso può capitare che una di quelle macchine può avere un malfunzionamento e lasciare liquidi nella pista. Come potete vedere dalle immagini, il Nürburgring è una pista molto stretta, non c'è margine di errore. Le vie di fuga in questa pista purtroppo sono piuttosto carenti, infatti se perdete il controllo della macchina, sbandate e uscite dall'asfalto, i guardrail ai vostri lati sono molto ma molto vicini. E se fate danni in quella pista la pagherete molto cara. Prima di arrivare a parlare dei costi che dovete sostenere se vi schiantate dentro la pista, vi voglio dire quanto potete spendere se vi schiantate con una macchina a noleggio in pista. Perché sì, attorno al Nürburgring c'è un grosso business. Ci sono tante aziende dedicate al noleggio per gli appassionati di macchine che vogliono andare lì, affittare una macchina in loco e farsi qualche giro. Si può affittare una semplice Volkswagen Up GT fino ad arrivare anche a Porsche GT3 RS, quindi in base al vostro budget, alle vostre tasche, potete affittare delle gran macchine per divertirvi. Però dovete stare molto attenti. Ovviamente tutte queste macchine sono assicurate, però hanno una franchigia. Vi voglio prendere come esempio l'azienda RSR Nürburgring. Un paio di anni fa ho avuto l'occasione di guidare la loro GT3 dentro in pista e quando state per affittare una di queste macchine dovete leggere molto bene i costi da affrontare in caso di incidente. La lista di macchine disponibili è lunga, ce l'ho qui. Ve ne voglio elencare un paio. La più economica è la Volkswagen Up GT e la franchigia in caso di incidente ammonta a ben 10.000 euro. Salendo di categoria hanno anche una M3 E92 e in caso di incidente la franchigia è di 35.000 euro. Come vi ho detto hanno anche supercar e se volete affittare una Porsche 991 GT3 RS e gliela schiantate, la franchigia è di ben 150.000 euro. Quindi ragazzi, pensateci bene prima di entrare in pista. Io ammetto che personalmente ho avuto l'occasione di girare più volte al Nürburgring e ogni volta che entri in pista sei veramente gasato, preso dall'emozione, dall'adrenalina e vuoi tirare il più che puoi. Un paio di volte ho avuto un paio di situazioni che mi sono sporcato le mutande e sono tornato coi piedi per terra pensando: Marco, sì, forse è meglio tornare a casa con la macchina intera e senza ossa rotte.
Se volete un altro consiglio, se ad esempio affittate una semplice macchina dall'aeroporto, non provate ad entrare in pista perché queste macchine hanno sempre un GPS e spesso nelle agenzie che sono vicino al Nürburgring c'è chiaramente scritto non portatela in pista. In ogni caso, se avete una vostra macchina o pensate di affittarne una per girare in pista, occhio a non schiantarvi perché i costi sono i seguenti. Il costo più comune è quello della riparazione dei guardrail, perché schiantandovi inevitabilmente andrete a fermarvi contro quelle barriere di metallo. E quindi un incidente comporta l'arrivo sul posto del camion adibito alla manutenzione dei guardrail e questo costa 150 euro. Rimuovere i guardrail danneggiati può costare tra le 10 e le 30 euro per ogni metro di guardrail che è da rimuovere. Mentre mettere un nuovo guardrail ve ne costa tra le 30 e le 90 per metro, quindi potete capire che facendo anche un semplice incidente che magari non fate seri danni alla macchina, ogni danno che fate al guardrail, che può essere anche una semplice ammaccatura, questo va sostituito e può diventare dispendioso. In caso di arrivo sul posto di una safety car, il costo è di 82 euro per ogni mezz'ora di utilizzo. E fin qui diciamo che vi ho elencato i costi più ragionevoli in caso di incidente, perché non me ne vogliate, ma in caso di incidente grave la pista viene chiusa. E ciò vi comporterà un ricarico sulla vostra pelle di ben 1350 euro all'ora. Molto probabilmente se fate un incidente in pista non riuscite a completare il giro, anche perché ogni singolo giro è lungo circa 21 km, il che significa chiamare il carro attrezzi. L'arrivo del carro attrezzi vi costa ben 500 euro. Tutti questi prezzi sono esclusiva, quindi dovete aggiungergli anche, credo, il 19% di IVA tedesca. Quindi potete capire che sì, è bello andare al Nürburgring, divertirsi, provare il brivido della velocità, l'adrenalina, però fino a un certo punto usate la testa. E poi un altro costo che non vi ho considerato è se voi andate su fino al Nürburgring con la vostra macchina personale, purtroppo vi capita di fare un incidente, dovete calcolare anche il trasporto via camion della vostra macchina incidentata dal Nürburgring fino all'Italia, dovunque abitate, e considerare anche la riparazione. Quindi sì, una giornata in pista andata male può diventare veramente, ma veramente dispendiosa per le vostre tasche. Purtroppo gli incidenti al Nürburgring sono all'ordine del giorno. Io ho fatto tanti giri, ma onestamente faccio fatica a ricordarmi un singolo giro in cui sono riuscito a fare un giro pulito senza beccarmi bandiere gialle o macchine al bordo della pista. Se su YouTube digitate incidenti Nürburgring trovate una miriade di video di persone che purtroppo hanno avuto delle brutte giornate in pista e ultimamente l'autodromo si è veramente arrabbiato nei confronti di tutte queste persone perché attorno alla pista c'erano sempre degli YouTuber che si piazzavano lì con la loro sedia e la videocamera sul treppiede lasciando la videocamera accesa tutto il giorno con un solo scopo: filmare le persone che si schiantavano. E lo sapete che cosa ha fatto questa pista? Ha bandito tutte queste persone al punto di chiamare la polizia. Infatti adesso filmare al di fuori dell'autodromo non è più ufficialmente possibile. Beh, se vi mettete fuori con un telefono, una videocamera che fate dei normali filmati, io penso sia ancora possibile, ma io penso che se si dovesse presentare un altro incidente, l'autodromo vede che proprio lì sulla scena c'è qualcuno con la videocamera, io penso che lì arriverebbe immediatamente la polizia con l'intento di far cancellare i video. In ogni caso ragazzi, tenetevi a mente questi costi la prossima volta che volete andare in pista al Nürburgring. Io in ogni caso, appena ho l'S2000 pronta con un nuovo motore da scannare al limitatore, non vedo l'ora di andare su in Germania a divertirmi come si deve, usando la testa. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!